Ci sono cascato di nuovo. È successo di nuovo. Ho fatto ancora una volta una cosa da pazzi. Come un anno fa, quando il protagonista era Milan Skriniar, questa volta il protagonista è André Onana. Sempre più al centro delle voci di mercato, continuano ad aumentare le voci secondo cui l'Inter potrebbe cedere André Onana e allora ho deciso di cautelarmi, di giocare di anticipo e di andare alla ricerca di un potenziale sostituto del portiere camerunese da consigliare all'Inter. Passatemi questo termine, ma non lo faccio con una serie di sensazioni, opinioni personali o di qualche video visto su YouTube o FIFA, Football Manager. Ho deciso di fare una cosa da pazzi, vi dicevo. Ho preso un database di oltre 200 portieri letteralmente da tutto il mondo e ho affrontato un percorso analitico molto dettagliato, mi sono basato su delle statistiche molto approfondite e sono arrivato poi ad individuare quello che secondo i dati è il miglior sostituto possibile di Onana. Una metodologia che non si discosta molto da quella che viene applicata anche dagli scout e da tante società che va sempre più di moda, ecco, l'uso dei dati per arrivare ad acquistare dei calciatori. Prima di raccontarvi il percorso che ho fatto e soprattutto il profilo che abbiamo individuato, vi do intanto il benvenuto. Ben ritrovati, amiche ed amici passioni interisti. In questo nuovo episodio di oggi, un lavoro da pazzi, vi dicevo, quindi mi aspetto un grande sostegno da parte vostra. Dateci un mi piace, iscrivetevi al canale per continuare a supportarci, a far crescere il nostro progetto, condividete il nostro contenuto perché non credo che troverete un contenuto così da altre parti. Non so quanti pazzi si mettono ogni anno a fare cose del genere. Uh, Andiamo rapidi però sulla nostra analisi. Vi dicevo, un'analisi statistica molto dettagliata. Devo farvi delle doverose premesse e vi chiedo attenzione. Con le mie grafiche vi ho preparato anche una presentazione in modo da poter seguire il tutto in maniera più tranquilla e in maniera migliore. Seguitemi bene nel ragionamento perché così arriveremo alla nostra conclusione, solo così ci arriveremo. Le premesse iniziali fondamentali. Una è puramente personale, ovvero che io possibilmente terrei Onana, quindi se ci fosse la possibilità di non vendere Onana me lo terrei. A fronte però, lo sappiamo, di un'offerta molto elevata, l'Inter potrebbe valutare appunto la possibilità di cedere Andrea Onana, quindi un'offerta molto elevata potrebbe far cedere l'Inter, che andrebbe poi a reinvestire in altri reparti e noi eventualmente dovremmo prenderne atto, cercando però il più possibile di cadere in piedi, trovando appunto l'erede giusto di André Onana. Per farlo, dicevo, percorso statistico molto dettagliato dove, premessa numero 2, bisogna tenere conto anche di alcuni elementi intangibili e qui parlo del peso dell'esperienza. Ho sintetizzato così. Lo avevo detto in parte anche per Skriniar l'anno scorso, a maggior ragione forse vale per Onana quest'anno. Onana ha delle caratteristiche in termini di leadership, di carisma appunto e di gruppo con i compagni che sono veramente molto difficili da quantificare in numeri. Per bilanciare questo fattore intangibile, quindi nelle mie valutazioni ho dato un peso anche alla carriera e all'esperienza internazionale del calciatore che credo abbiano comunque un valore da tenere in considerazione, anche perché non credo che ecco, si possa sostituire un titolare indiscusso di una finalista di Champions League con l'ultimo arrivato, anche se questo magari arriva da una stagione molto buona. Ultima premessa importante è il senso di questa ricerca, come scrivo in questo caso, è la ricerca di un profilo simile ad Onana, ovvero sono partito alla ricerca di quello che è il portiere più simile ad André Onana per sostituirlo. Perché questo? Perché fino ad oggi abbiamo contato molto su un portiere come Onana che ha fatto molto bene e nel caso in cui dovesse partire voglio vedere qual è il giocatore che mi crea potenzialmente meno scossoni, meno disagio, ecco, dal punto di vista tecnico, o addirittura magari mi può creare anche un miglioramento, ma senza stravolgere il gioco. Perché questo? Perché altrimenti diventa innanzitutto molto difficile per me fare dei paragoni con Onana, ma soprattutto io credo che solo nella testa dell'allenatore e dei dirigenti ci può essere eventualmente un'idea diversa, una strategia differente per coinvolgere un portiere diverso. Cioè, io non posso sapere se magari Inzaghi ha in mente di costruire in maniera differente dal basso e quindi si sostituisce Onana con un portiere che ha caratteristiche differenti. Noi cerchiamo quello più simile ad Onana, che quindi mi crea meno scossoni, come dicevo, o addirittura più forte sulla falsariga delle caratteristiche di Onana, perché altrimenti dovrei valutare anche gli effetti del cambiamento di un portiere, come poi questo si ripercuote sulla squadra e questo non è direttamente misurabile, almeno in una fase iniziale.
Con queste premesse, spero che sia stato tutto chiaro, ma credo di sì. Entriamo concretamente nella nostra lunga analisi, dettagliata, non lunga, molto dettagliata però. Dicevo, un imbuto è la rappresentazione grafica del percorso che faremo insieme. Un imbuto dove partiamo da oltre 200 portieri candidati, ai quali, a questa lista di 200 portieri candidati, ho applicato piano piano una serie di tagli, tutti logici, statistici, per arrivare poi al blocco finale. Questi tagli logici sono anche un po' per agevolare, diciamo, la realizzazione del lavoro finale, ma hanno un senso, perché il primo taglio è quello degli improbabili. Che cosa intendo per improbabili? Ho eliminato i panchinari di squadre di Serie A, perché dubito che l'Inter possa sostituire Onana con un panchinaro del Verona, con tutto il rispetto. I portieri di categorie inferiori estere, di Serie B, francesi, tedesche, ecco, difficile che ci possa essere l'erede di Onana lì, anche se un'occhiata per sicurezza l'ho data, per vedere se mi stavo perdendo qualche cosa clamorosa. Poi, un altro criterio è quello relativo al costo del giocatore, troppo alto, cioè se l'Inter vende Onana per una questione economica, dubito che possa reinvestire gran parte, se non tutto il budget su un altro portiere, perché serve redistribuire anche in altri ruoli. Quindi il valore del cartellino, o allo stesso tempo, se è un cartellino che costa poco ma ha un ingaggio elevatissimo, lo stesso è fuori dai parametri e quindi lo tagliamo. Tagliamo anche i giocatori che sono stati appena acquistati da altre squadre. Ed infine tagliamo anche a livello di presenze, chi non raggiunge una certa soglia. Perché faccio questo tipo di taglio? Perché intanto chi deve sostituire Onana comunque deve dare delle garanzie adeguate. Per questo motivo quindi ho scaricato chi non ha fatto una stagione da titolare nelle ultime due o non ha almeno 40 presenze in 2 stagioni. Questo anche perché non voglio avere dei dati falsati nei confronti statistici, cioè un conto è fare 2 partite e in queste 2 partite mi fai l'80% di parate, un conto è fare l'80% di parate ma su 50 partite, diciamo è abbastanza diverso e quindi non voglio dei dati falsati. Facciamo questi tagli. Fatti questi tagli, faccio una cosa che mi agevola il lavoro, non sto qui a spiegarvi nel dettaglio il perché, ma suddivido i portieri che mi sono rimasti, poco più di un centinaio dopo il primo taglio sono i portieri rimasti, in fasce di valore di mercato. Quindi vado a suddividere questi portieri in portieri che vanno da 0 a 10 milioni di euro di valore, da 11 a 20 milioni di euro di valore e poi da 21 a circa 30 milioni di euro di valore. Mi son dato come tetto massimo da reinvestire sul portiere circa 30 milioni di euro, perché sembra un po' anche quello che è il budget massimo che l'Inter potrebbe eventualmente reinvestire, stando anche alle indiscrezioni appunto di stampa. Queste sono i primi tagli. Adesso arriviamo nel vivo, nel cuore, con il principale, diciamo, macro taglio statistico arrivati a questo punto, ovvero il primo taglio statistico, arriva quando faccio un ragionamento molto semplice, cioè voglio a questo punto individuare dei portieri sulla falsariga delle caratteristiche di Onana e quindi sono andato ad analizzare quali sono i dati statistici che rappresentano al meglio le caratteristiche di Andrea Onana e quindi ho confrontato poi tutti i portieri con Onana sulla base di queste statistiche che vi presento. Il post shot expected goals meno gol presi è una statistica molto complessa da dire, ma che può essere, in poche parole, è un dato che racconta quanti gol avrebbe dovuto subire il portiere meno i gol effettivamente subiti. Quindi un dato superiore allo 0 in questo caso suggerisce che questo portiere ha avuto o una certa fortuna o soprattutto una particolare abilità nel portiere tra i pali, nel parare. Quindi un dato positivo vuol dire che il portiere è stato bravo, in estrema sintesi, a subire meno gol di quelli che ci si aspettava subisse. Un dato negativo invece il contrario. Quindi qui con questo dato misuriamo l'abilità più tra i pali. Secondo dato, i palloni toccati a partita, per vedere quindi quanto è stato coinvolto fino a questo momento nella propria squadra nella costruzione dell'azione. E infine il terzo dato è i lanci percentuali, il dato sui lanci, cioè misurare quindi la tendenza alla partecipazione alla costruzione o se invece magari
tocca sì tanti palloni, ma va più al lancio lungo. Questo è un dettaglio importante perché sono dei dati che nella fotografia che ho fatto di Onana lo rappresentavano molto bene, quindi mi sono serviti per fare dei confronti appunto con gli altri. Fatto questo passaggio, fatto questo taglio, ho escluso tutti quelli che non somigliavano alle caratteristiche di Onana e sono arrivato ad analizzare quindi quelli che erano i portieri più simili o addirittura migliori di Onana, ma sulla falsariga delle sue caratteristiche, come vi dicevo, e sono rimasto con un elenco di 19 nomi. Ve li leggo. Nella fascia bassa, Bernd Leno, Jevan Diouf, Frederick Ronnow, Andris Noppert, Bryce Samba, Anthony Lopez, Jan Sommer, Mark Flecken e Guillermo Ochoa. Nella fascia media, Bart Verbruggen, Dominik Livakovic, Justin Bigelow, Kepa e Guglielmo Vicario. Nella fascia alta, Gregor Kobel, David Raya, Jordan Pickford, Emiliano Martinez e Anatoli Trubin. Questi sono i portieri rimasti dopo questo primo macro taglio statistico che ha fatto un bel po' di vittime. Sono rimasti fuori dei portieri molto interessanti, alcuni che terremo d'occhio per il futuro, ma questi nomi qui comunque sono tutti secondo me da tenere sotto osservazione perché sono tutti quanti, chi più chi meno, dei portieri interessanti. A questo punto non ci accontentiamo qui. Qui abbiamo una lista, dobbiamo trovare il migliore. E allora vado ancora più in profondità e faccio un secondo taglio dal punto di vista statistico, ancora più dettagliato, ancora più profondo, ancora più preciso. Il secondo taglio statistico prevede una valutazione su un'altra lunga serie di dati. La percentuale di parate, la percentuale di clean sheet, cioè di partite chiuse senza subire gol, la percentuale di cross stoppati, quindi le uscite e il cross stoppato. OPA su 90 minuti è un dato particolare, significa il numero di azioni difensive fuori dall'area di rigore ogni 90 minuti, quindi anche la tendenza di questo portiere ad andare a difendere anche lontano dalla porta. I passaggi lunghi a partita, il rating statistico, una sorta di voto in pagella basato su dei dati, su una lunga serie di dati statistici, la lunghezza media dei rilanci dal fondo e diciamo il goals prevented rate è un dato simile al primo che abbiamo considerato, il post shot expected goals eccetera, ma è basato su dei dati Opta e un pochino più approfondito rispetto, più o meno siamo lì, però prende in considerazione delle statistiche leggermente differenti, però è un concetto molto simile a quello, mi serviva per andare ancora più in profondità. Sulla base di questi dati ho fatto tutti i confronti e arriviamo ad un risultato, diciamo ad una sorta di semifinale, dove nella fascia bassa, media e alta ho tenuto poi solo i profili più interessanti, scartando tutti gli altri. Quindi che cosa è successo a questo punto? Che da 19 portieri siamo rimasti di fatto ad 8, perché sono i portieri che più somigliano ad Onana e che nel somigliare ad Onana sono migliori rispetto a tutti gli altri che assomigliano per certi versi ad Andrea Onana. E allora, nella fascia bassa la spunta Bernd Leno tra i vari profili è stata una delle fasce forse più combattute perché la battaglia è stata molto serrata. Jevan Diouf, classe 99, è un profilo che monitoreremo in futuro, secondo me, ma che per il momento paga un pochino sotto alcuni punti di vista rispetto ai concorrenti. Però tenete da conto questo nome, Diouf gioca in Francia ed è un profilo da monitorare per il prossimo futuro. Mentre Frederick Ronnow dell'Union Berlino, un profilo molto interessante, anche lui ha circa 30 anni, è stato battuto di poco da Bernd Leno del Fulham, che ha un rating statistico migliore, un coefficiente statistico leggermente superiore, dato anche dalla sua presenza in Premier League, visto che gioca nel Fulham, come dicevo la Premier League per me ha un coefficiente un po' superiore rispetto alla Bundesliga, ha un'esperienza più profonda del portiere dell'Union Berlino, che però ha dei dati leggermente migliori nei cross intercettati, ma perde qualcosina tra i pali. Quindi per questa serie di motivazioni Bernd Leno risulta essere il miglior profilo nella fascia bassa. Nella fascia media, invece, purtroppo devo dire che gli aggiornamenti di mercato che sono arrivati proprio poche ore fa, mentre stavo di fatto concludendo questo contenuto,
danno Bart Verbruggen, quello che avevo individuato come profilo statisticamente più interessante tra i vari portieri della fascia bassa, lo danno ormai in direzione Brighton, praticamente preso, quindi dobbiamo scartarlo. E allora Livakovic della Dinamo Zagabria potrebbe essere una buona alternativa. La scelta migliore per l'Inter, però nel livello medio, per me sarebbe rappresentata da Justin Bijlow, portiere del Feyenoord, e tra poco vi mostro la scheda. Nella terza fascia, quella più alta, a spuntarla di poco è Gregor Kobel del Borussia Dortmund, che la spunta su David Raya del Brentford, che anche qui è un altro dei più interessanti in assoluto. Non è un caso forse che anche il Brentford lavori molto con le statistiche, con questo tipo di scouting. Kobel però ha la meglio per rating statistico, per alcuni dati relativi alle parate e soprattutto per uno stile di gioco più associativo, diciamo, in costruzione, che quindi ricalca un pochino di più il gioco di Onana secondo i dati. I tre portieri quindi semifinalisti, anzi finalisti, con i quali a questo punto vado a fare il confronto finale, lo ripeto, sono Bernd Leno, vi condivido la scheda Transfer Market così ve li faccio vedere per chi non li conoscesse, classe 92, 1,90 m nel giro della nazionale tedesca, anche se ha solo 9 presenze con la nazionale tedesca, in questo momento in forza al Fulham. Poi nella fascia media invece vi parlavo di Justin Bijlow, portiere, credo di pronunciarlo correttamente, classe 98 olandese, 1,88 m in forza al Feyenoord, valutato circa 13 milioni di euro secondo Transfer Market, 8 presenze anche con la nazionale olandese. E infine il terzo profilo, al quale purtroppo è stato aggiornato il valore di mercato pochissime ore fa, anche qui Transfer Market ha aggiornato alzandolo a 35, però lo consideriamo comunque in corsa come potenziale aggredibile, Gregor Kobel, portiere svizzero, classe 97, 1,94 m, 5 presenze con la nazionale svizzera e sotto contratto con il Borussia Dortmund. Questi sono i profili che sono arrivati in finale. Tra questi tre portieri che sono arrivati però alla finalissima, come potete vedere per chi ci segue da YouTube, ho dato un colore diverso al nome di Bijlow rispetto a quello di Kobel e Leno, perché dal punto di vista statistico, con tutti quei dati che abbiamo valutato, Kobel e Leno risultavano un livello leggermente sopra rispetto al portiere del Feyenoord. Quindi per questo motivo all'ultimissimo confronto con Andrea Onana ho deciso di portare Leno e Kobel, fascia alta e fascia bassa, contro Andrea Onana, basandomi appunto su tutte le statistiche che abbiamo visto fino ad ora per decidere appunto chi fosse il migliore. Quindi il confronto finale, vi ho messo qui una breve rappresentazione, non sono tutti i dati che abbiamo valutato, ho messo i principali che abbiamo preso in considerazione in questo percorso, per far vedere che comunque, per chi ci segue da YouTube, Leno risulta essere statisticamente simile ad Onana per l'abilità nei portieri, anzi addirittura l'abilità tra i pali è nettamente superiore, questo numero è 0,25 per Leno, 0,13 per Onana, c'è una differenza abbastanza netta. Kobel si piazza a metà con 0,18. Per numero di palloni toccati siamo simili, considerando che tra l'altro gioca nel Fulham e non in una squadra dominante come l'Inter. Il Fulham ha chiuso il 10° posto in Premier League. Anche per la percentuale di lanci 26 a 28,5 è molto simile, mentre Kobel ha un dato leggermente più basso sia tra i pali sia tra i palloni, per i palloni toccati che per il lancio percentuale. Su tutti gli altri dati, quindi se la giocano sono molto simili, però Leno la spunta perché, come detto, nei dati quelli più rilevanti ha un valore leggermente più alto rispetto a Kobel e che si avvicina di più e che assomiglia di più ad André Onana. Quindi in conclusione vi ho fatto vedere una carrellata di quelli che potevano essere dei portieri simili, che potevano appunto assomigliare ad Andrea Onana, altri portieri potenziali da tenere d'occhio, altri profili interessanti, però la nostra ricerca del miglior sostituto possibile di Andrea Onana si chiude con l'individuazione appunto di Bernd Leno come profilo anche molto low cost, perché è stato pagato circa 3 milioni e mezzo di euro dal Fulham. Infatti lui stesso aveva fatto poi una polemica dicendo io non valgo solo 3 milioni di euro. Sul campo lo ha dimostrato, credo, con la maglia del Fulham dopo le sue esperienze crescendo allo Stoccarda, al passaggio al Bayer Leverkusen, quindi l'Arsenal e infine il Fulham. E quindi
facendo tutto questo percorso, il profilo migliore, statisticamente parlando, potrebbe essere Leno. Gli altri nomi che abbiamo fatto sarebbero anche delle valide alternative da tenere in considerazione, sperando sempre di poter tenere Onana, sperando sempre appunto che l'Inter riesca a trattenere uno dei migliori portieri in circolazione, che non ci sia bisogno. È chiaro che Leno non è giovanissimo, classe 92, quindi dovreste andare a pagarlo una cifra molto contenuta, infatti arrivava dalla fascia bassa e ti potrebbe dare 3 o 4 anni, ecco, ad alti livelli ancora magari. Onana è più giovane, quindi bisogna considerare anche questo fattore, però come diciamo sempre, se purtroppo stai vendendo Onana perché è diventato un profilo da livello altissimo e che costa tantissimo, non puoi permetterti di tenerlo, devi andare a pescare qualcuno che costi meno ma che può avere lo stesso rendimento, e in questo senso, statisticamente parlando, Leno ti può dare delle adeguate garanzie secondo il percorso che abbiamo fatto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa analisi, spero che avrete apprezzato tutto il lavoro, la spiegazione anche con le grafiche, sicuramente è stato molto più chiaro. Fatemelo sapere nei commenti se apprezzate il nostro lavoro, iscrivetevi al canale, considerate la possibilità di sostenerci anche tramite i super grazie, gli abbonamenti, ci sono degli strumenti a disposizione per ripagare il lavoro che abbiamo fatto, sperando che appunto vi sia piaciuto. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi lascio con un altro approfondimento da non perdere, mi raccomando, per chi ci ascolta in podcast lo trovate in descrizione, per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.